Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è un video diverso dal solito. Non è video di videogiochi, non è un video di vlog, non è un video divertente, assolutamente. Possiamo dire che è un video didattico. Per chi mi ha seguito in questi giorni ho caricato alcuni shorts dove spiegavo alcune cose, tipo sull'audio, sul video, come impostare al meglio alcune cose. Quindi mi sono detto, perché non fare un video completo dove spiego nel dettaglio magari come imposto l'audio che sto usando attualmente, no? La qualità dell'audio che sto usando attualmente, come l'ho impostata, dandovi anche dei piccoli consigli. Però ragazzi, prima di iniziare con il video vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina per restare sempre aggiornati sulle mie prossime uscite, di commentare qui sotto se hai bisogno di altri tutorial più specifici e di lasciare un bel mi piace se il video ti è piaciuto. Beh ragazzi, ciancio le bande, bando le ciance, iniziamo col primo consiglio. Il primo consiglio che vi posso dare per esperienza: non comprate microfoni con l'attacco jack, specialmente quelli cinesi. Non per fare del dissing ai prodotti cinesi, per carità, io ho il 90% di quello che uso è cinese e anche di ottima qualità, intendo. Però se proprio dovete spendere dei soldi sull'audio, raga, spendeteci qualcosina di più, ma prendete qualcosa di migliore. Vi faccio un esempio: questo era il mio primo microfono, ovviamente è un microfono USB. La qualità dei microfoni USB, secondo me, per esperienza personale sempre, è una qualità di fascia medio-alta, anche perché questo qui all'epoca lo pagai sulle 100 euro, adesso attualmente su Amazon lo troverete anche a 140, è aumentato un po' di prezzo, perché per dirvi questo qua secondo me è un microfono di fascia medio-alta, che comunque a volte questo qui lo uso anche perché comunque me lo porto appresso con il portatile, registro delle cose, è molto versatile, molto portatile, lo metti nello zainetto, via. Si può fare perché comunque l'attacco USB lo attacchi al PC, se ci metti le stesse impostazioni sull'audio non hai bisogno di portarti neanche la scheda audio, va benissimo. Un secondo consiglio che vi posso dare, raga, sul microfono è di non mettere il microfono troppo lontano. Come vedete io ce l'ho quasi sotto la bocca, a quei 10 cm di distanza. Se io dovessi metterlo lontano non è che si sentirebbe proprio, cambierebbe da come suona da sotto la bocca a distanza di 20 metri, voglio dire. Il terzo consiglio che vi do, che poi sarebbe il centro di questo video, sarebbero i filtri da applicare a OBS e Streamlabs, che oggi vi farò vedere come scaricarli e come applicarli. Allora ragazzi, la prima cosa da fare è cercare su Google Reaplogs, scritto così. Andiamo sul primo sito che ci comparirà. Si aprirà questa pagina, noi basterà scendere leggermente sotto e qui troveremo Download Reaplugs. Lo troveremo sia in versione 64 bit che in 32 bit. In base al vostro sistema operativo vi andrete a scaricare quello per il vostro sistema operativo, cioè 32 o 64. Cos'è in sostanza Reaplugs? Facilissimo, è un insieme di plugin di effetti. Infatti, ad esempio, quelli che ci interessano sono il Reacomp, cioè il compressore, il Rea EQ, che sarebbe un equalizzatore, e il Reagate. Ce ne serviranno soltanto 3. Quindi noi adesso andiamo a scaricarci la versione 64 bit. Una volta terminato il download ci andiamo a cliccare sopra, accetto. In questa finestra noi andremo a togliere tutte quelle che non ci interessano, perché come detto prima ci interessa soltanto il compressore, il gate, l'equalizzatore. Il resto lo possiamo togliere perché sennò poi ci installa roba che noi non vogliamo. Andiamo su next e fate installa. Ovviamente io non lo faccio perché ce l'ho già installati, non voglio imputtanare nulla, quindi evito di reinstallarli. Una volta installato il plugin basterà aprire o OBS o OBS Streamlabs. Una volta aperto uno dei due programmi vi basterà andare su sorgenti, andare sul più e aggiungere il vostro microfono e fate aggiungere sorgente. Una volta aggiunto il vostro microfono vi comparirà qui sotto, andate sulla rotellina che c'è qui in basso a destra e andate su filtri, modifica filtri. Prima di tutto voglio farvi sentire la differenza con e senza i filtri. Con i filtri l'avete sentita fino adesso perché io sto usando questo settaggio per fare questo video. Adesso vi faccio sentire senza i filtri. Già che si sente il rumore di fondo, penso anche della ventola del computer, perché questo computer mi fa un casino della Madonna. Sicuramente si sentirà il volume molto più alto perché comunque non c'è il limiter, anche se costa 300 euro. Questa è la qualità del microfono senza filtri, dove sicuramente si sentirà un botto di rumore bianco da sotto, in più le ventole del computer, in più anche qualche sputacchio che sicuramente si sentirà. Adesso noi andremo ad aggiungere una serie di filtri sul microfono per renderlo molto più professionale. Una piccola premessa però: non è detto che se voi andate a copiare
i miei parametri a voi possa risultare tale e quale a me, perché magari io ho una disposizione dell'ambiente a livello acustico in maniera diversa dalla vostra, oppure semplicemente ho un microfono diverso dal vostro. Certo è che se avete il microfono come il mio, non dico il 100%, ma il 95% sarà come il mio. Quindi ragazzi, per avere questo tipo di audio basterà aggiungere come primo filtro soppressione rumore. Come lo troviamo? Andando su Add Filter, tipo di filtro, andiamo su soppressione rumore. Qui ci mettete il nome che volete, in questo caso io faccio Noise Gate Tutorial e faccio aggiungi, come vedete me lo ha messo qui. Vi sconsiglio di usare Speaks perché usa un basso utilizzo della CPU, ma anche la qualità è bassa, però qui andrete a regolare il livello di riduzione. Quello che vi consiglio è usare RN Noise, anche perché ha una buona qualità, anche se utilizza maggiormente la GPU, però per esperienza personale vi posso dire utilizzate RN Noise. Ed ecco qui che inizieremo ad utilizzare i nostri plugin che abbiamo scaricato. Tant'è vero che come secondo effetto metteremo il Reagate. Come facciamo a mettere i plugin scaricati da internet? Andando sempre su Add Filter, tipo di filtro, andiamo su plugin VST2, clicchiamo qui, diamo sempre il nome, facciamo questa volta Reagate Tutorial e fate aggiungi. Qui dove c'è scritto please select a plugin ci andremo a cliccare sopra e andremo a scegliere il nostro Reagate Standalone DLL. Ci clicchiamo e apriamo l'interfaccia del plugin. Si aprirà questa schermatina qui. A voi adesso basterà semplicemente andare a copiare i miei settaggi. Fatto con Reagate andremo ad aggiungere ReaEQ, andando a scegliere sempre il plugin VST2, dandogli ad aggiungere sempre il nome ReaEQ Tutorial, andando a scegliere sempre il ReaEQ Standalone, apriamo l'interfaccia e andatevi a copiare esattamente così come sta tutte queste impostazioni che vi farò vedere mano a mano, perché qui come vedete ci sono 4 pagine, per ogni pagina c'è un'impostazione, quindi andatevi a copiare questa parte qui, poi copiatevi questa parte qui della seconda pagina, questa è della terza pagina, quindi copiate così come sta, questa è la quarta pagina, proprio copiate proprio per filo e per segno ciò che sta qui. Adesso il turno del Reacomp, aggiungendolo sempre tramite Add Filter, andiamo sempre su plugin VST2, gli aggiungiamo il nome, andate a sceglierlo da qui, Reacomp, e fate aprire l'interfaccia utente. Una volta aperta l'interfaccia utente andatevi a copiare tutto per filo e per segno come sta qui, uguale. Ora aggiungiamo il limiter che si può aggiungere tranquillamente tramite Add Filter, andiamo qui e mettiamo limiter, date sempre il nome e fate aggiungi. Copiate anche questo così come sta, ci aggiungete anche un compressore facendo sempre Add Filter e ci mettete proprio il compressore che sta qui e copiate così come stanno anche queste impostazioni. Ci mettete anche un expander andando sempre su Add Filter, tipo di filtro, expander, lo aggiungete e copiate anche questo, le impostazioni che ci sono qui. Ci mettete di nuovo la soppressione dei rumori di nuovo con RN Noise e come ultimo filtro riaggiungete il ReaEQ seguendo questi settaggi. Come avete visto nel primo settaggio del ReaEQ erano 4 pagine, adesso ce ne sono 5. Adesso vi faccio vedere tutte e 5 le pagine in modo tale che ve le possiate copiare. Questa è la prima pagina, questa è la seconda pagina, questa è la terza pagina, questa è la quarta e questa è la quinta. Le chiamo pagine per comodità anche se so che non sono pagine. Arrivati a questo punto abbiamo finito. Ora provate a registrare con e senza i filtri e vedrete già da subito la differenza. Io spero vivamente che questa guida vi sia stata di grandissimo aiuto. Se avete domande sui filtri o volete sapere qualcosa in più su OBS o Streamlabs, lasciate qui sotto un commento, mi raccomando. E come sempre ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanellina, ragazzi, mi raccomando, se no vi perdete tutte le mie prossime uscite, quindi mi raccomando attivatela, perché presto usciranno altri video inerenti a queste cose, quindi ai tutorial, alle impostazioni e su come settare al meglio il tuo canale YouTube. Quindi mi raccomando non ti perdere niente di sta rubrica che ti può servire. Ci vediamo alla prossima, ciao!